Ciao amici gatti e amiche gatte! Oggi sono qui con la Lady per parlarvi dell'herpes virus. L'herpes virus è uno dei virus per cui facciamo il vaccino trivalente ai nostri gatti. Ma che cos'è nello specifico l'herpes virus? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Beatrice Martinelli, che ci ha risposto a tante domande che avete fatto sulla pagina Facebook di Micio Gatto e sul gruppo. Avete chiesto ad esempio se ci sono integratori da dare al gatto che è stato affetto dall'herpes virus. Quanto frequenti sono le ricadute? Se l'aerosol è consigliato nel caso dell'herpes virus? Se è possibile avere una convivenza tra un gatto portatore di herpes virus ed altri gatti. Ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Micio Gatto per non perderti nessuno degli interessanti video sulla salute ed il benessere del gatto. Ma vediamo cosa ci ha raccontato la dottoressa Beatrice Martinelli. Ciao a tutti, siamo di nuovo qui pronti per una nuova sessione su questa volta l'herpes virus, visto che è tanto una domanda frequente sia nei gatti trovati sia nei gatti di allevamento, perché una volta che questo virus entra anche nell'allevamento fa la strage, perché è un virus altamente contagioso, per cui vorrei parlarvi di questo. Gli herpes virus possono essere trasmessi dalla madre tramite il canale del parto, quindi il gattino ovviamente si infetta immediatamente, può cominciare ad avere i primi sintomi nella prima 10 giorni dopo il parto, quindi avendo già sintomi di raffreddore, ma un sintomo proprio patognomonico dell'herpes è la congiuntivite, che vedete nei gattini, anche quelli abbandonati eccetera. Quando trovate un gattino di 20-25 giorni con già gli occhi pieni di scolo eccetera, molto probabilmente state vedendo un'infezione erpetica. Quindi il sintomo proprio principe è la congiuntivite, però purtroppo l'herpes può dare altri tipi di sintomi, che sono una rinotracheite, una dermatite erpetica che può prendere sia le zampe che la faccia. Sono comunque dei virus abbastanza virulenti nei gattini piccoli, perché come immaginate sono senza immunità, per cui di conseguenza possono anche morire o perdere comunque l'occhio, oppure peggiorare per condizioni di polmonite che sono state aperte dall'infezione erpetica. Cioè, cosa vuol dire? Che l'herpes, che è un virus, apre la strada ai batteri e il gattino può prendere una polmonite batterica e poi morire, ok? Perché ovviamente le sue difese immunitarie sono molto basse. Il virus si trasmette per via aerea e di conseguenza è un virus dilagante ovunque, sia negli allevamenti sia nei gattili e anche nelle mostre feline, perché purtroppo basta un individuo che ce l'abbia per poi, ovviamente, che viene maneggiato oppure avvicinato alla gabbia di altri, per purtroppo contagiarli. Cosa succede? Che l'herpes nel corpo non va più via, rimane latente. Ovvero, cosa vuol dire? Che a ogni diminuzione del sistema immunitario uscirà un sintomo annesso all'herpes. Molto spesso è molto più lieve del contagio che c'è stato iniziale, quindi possiamo avere un po' di scolo nasale, un po' di scolo oculare, qualche lesione nelle zampine eccetera, però molto meno ovviamente acuto della prima infezione. Di conseguenza dobbiamo assolutamente ricordarci che in tutta la vita del gatto possiamo avere dei sintomi appartenenti al virus che è l'herpes, ed è imprevedibile quando può ricomparire, perché è dipendente dal sistema immunitario. Esistono degli integratori che si possono dare per tenere il sistema immunitario, adesso ce ne sono tantissimi, stanno uscendo anche nuovi integratori, però ovviamente la diminuzione è imprevedibile e noi dobbiamo aspettarci che prima o poi in qualche caso possa ovviamente di nuovo ritornare il virus. Noi normalmente vacciniamo, cosa vuol dire? Che all'interno della trivalente di cui vi avevo parlato c'è l'herpes virus. Come facciamo? Può essere che un gattino l'abbia già presa in forma subclinica e anche lo vacciniamo, non succede niente, però comunque rimane latente nel suo corpo lo stesso, e quindi può anche essere che non ce ne accorgiamo, e poi nell'età anziana o per altri problemi, magari si ammala di insufficienza renale piuttosto di che di una
neoplasia, il virus ritorna di più. Quindi purtroppo il nostro vaccino non possiamo sapere se l'ha preso precedentemente oppure l'ha preso posteriori. Purtroppo il virus vaccinale, come vi avevo già spiegato per la panleucopenia, è diverso dal virus di campo, ok? Anche per diagnosticarlo è un problema, perché quando noi vacciniamo il virus rimane. Quindi qual è il virus? È il virus vaccinale o è il virus che il gatto ha preso? E la congiuntivite è veramente erpetica o è da clamidia o un'altra causa? Quindi purtroppo la diagnosi di herpes preciso se un gatto è stato vaccinato è più complessa e quindi possiamo tra virgolette sospettarla, però trovare la PCR positiva nel brushing o dell'occhio o del naso non vuol dire che quel gatto abbia herpes, perché quel gatto è stato vaccinato, quindi di conseguenza purtroppo la diagnosi è un po' complessa. Come possiamo prevenirlo? La prevenzione non la sappiamo, perché basta che noi portiamo a casa un altro gatto che in quel momento non ha i sintomi ma è portatore, ovviamente infettiamo tutti i nostri gatti di casa, quindi la prevenzione è molto complicata, perché può succedere anche di un allevatore che quanto vuoi bravissimo porta un gatto in mostra e torna a casa con l'herpes e ovviamente contagia tutto il suo allevamento per forza di cose. Quindi questa cosa è importante. La cura, una cura vera e propria non c'è, nel senso che noi non abbiamo una cura che porti all'eliminazione del virus. Abbiamo dei coadiuvanti, possiamo usare l'interferone omega, che è un farmaco che aiuta sempre il sistema immunitario, possiamo utilizzare la lisina, che adesso funziona molto bene per la replicazione del virus, però stiamo parlando sempre di cose di farmaci o comunque di integratori per aiutare il sistema immunitario, per aiutare la diminuzione della replicazione del virus, ma non per distruggere quel virus. Il virus rimarrà all'interno del corpo del gatto comunque. Quindi purtroppo una cura vera e propria per questa malattia non c'è. Le ricadute, come vi avevo detto, sono possibili data una diminuzione del sistema immunitario, quindi dovremo stare ovviamente più attenti alla vita del gatto. Sapete che il sistema immunitario del gatto può diminuire anche per intromissione di un nuovo gattino, di una persona in casa, la nascita di un bambino, che è uno sconvolgimento per il gatto come per noi, per cui il gatto può diminuire il suo sistema immunitario e queste possono essere le cause, quindi possono essere anche comportamentali, non solo fisiologiche per una malattia che il gatto può prendere. Quindi si cerca di arricchire l'ambiente quando sappiamo che siamo in attesa di un nuovo componente in famiglia, se la nonna viene ad abitare da noi, insomma cerchiamo di arricchire l'ambiente e mettiamo magari i ferormoni felini dappertutto in casa per cercare di mettere a suo agio il gatto per permettere che non diminuisca il suo sistema immunitario. Però possiamo fare queste cose nell'ambiente, però non possiamo far altro. Se diminuirà il suo sistema immunitario e avrà il suo herpes, il gatto purtroppo avrà i suoi sintomi da herpes. La domanda più frequente è: se io ho un gatto che ha l'herpes, può convivere con un gatto che non ce l'ha? Sì, ci può convivere, ma gli attaccherà il virus, quindi a vostro rischio e pericolo. Sapete che se un gatto non abbia mai dimostrato i sintomi, è possibile che lui, poveretto, non sia assolutamente portatore e che si ammalerà del virus del suo amico. Quindi purtroppo la vaccinazione non è al 100% protettiva, perché vi avevo spiegato, come nella panleucopenia, che purtroppo esistono questi virus di campo che hanno una virulenza maggiore, per cui verranno presi. È ovvio che non è una malattia mortale, attenzione, se non ci sono delle cause che hanno creato nel gatto un'immunodepressione tale come malattie autoimmuni, tumori, e allora in quel caso la complicanza di avere un herpes virus può ovviamente peggiorare la condizione clinica e portare alla morte del nostro gatto. Però che si muoia di herpes virus anche no, cioè stiamo tranquilli su questo. È, diciamo, una bella convivenza, per cui sappiamo, come per altri virus che non ci abbandonano mai, sappiamo che dobbiamo, tra virgolette, stare un po' attenti col sistema immunitario, però non è una malattia mortale. Hanno provato, come in umana, a somministrare ai gatti gli antiretrovirali che utilizziamo noi per i nostri virus, però purtroppo la maggior parte degli antiretrovirali hanno dimostrato una tossicità enorme, per cui non si possono usare nel gatto. Possiamo usare con ottimo risultato dei
gel oftalmici per la congiuntivite erpetica, che sono umani, però quelli funzionano veramente bene e portano gli individui a una risoluzione ottimale, e anche in gatti dove c'è una compromissione della cornea eccetera ho avuto ottimi risultati nei gattini. È un farmaco che si trova tranquillamente in commercio in farmacia perché è umano, si utilizza tutti i giorni, non è difficile da applicare e si hanno ottimi risultati. Ovviamente va unito, se avete una congiuntivite erpetica grave, a un antibiotico, perché possiamo avere delle contaminazioni anche batteriche, quindi utilizziamo l'antiretrovirale insieme all'antibiotico. Quando non avrete più quello scolo verdastro che implica di avere dei batteri, possiamo continuare con il nostro solo antiretrovirale di gel oftalmico, per cui direi che per questo siamo, però per bocca purtroppo è molto pericoloso perché sono tossici, per cui bisogna stare attenti. L'aerosol è un ottimo aiuto per i problemi respiratori del gatto e perché umetta l'apparato respiratorio che è sollecitato da un'infiammazione, per cui sarebbe molto meglio utilizzare ogni tanto l'aerosol per umettare l'apparato respiratorio. E se siamo di fronte a tantissimo muco eccetera, si possono usare dei mucolitici. Non utilizzerei dei cortisonici tutti i giorni perché diminuiscono l'immunità locale, e noi stiamo parlando di un virus, per cui diminuire l'immunità locale a un virus che sta ovviamente agendo in quella parte può essere controproducente. Però i mucolitici e la fisiologica o anche l'acqua termale funziona benissimo, è un'ottima opzione per tenere umettata una parte che è in quel momento è sotto attacco del virus e quindi infiammata. È sempre l'herpes virus la causa dei nostri guai? Ebbene no, purtroppo ragazzi miei, io ve lo dico, ce ne sono tante altre che spiegheremo nei prossimi ovviamente video. Ce ne sono diverse, esistono degli altri virus che danno delle riniti molto più gravi di quelle da herpes, e esistono anche delle malattie immunomediate del naso che danno delle riniti refrattarie, per cui esistono altri casi, quindi non vi fossilizzate. Vi ho detto che molto più sintomo patognomico, che vuol dire il sintomo principe dell'herpes, è più la congiuntivite. Quindi quando vedete quei gattini ai bordi della strada, nei gattili, nelle legnaie, con tutti quegli occhi che hanno pus eccetera, lì avete quasi la certezza che vi trovate di fronte a un herpes, e quindi di conseguenza dovete trattarlo come tale. A me capita frequentemente, spero che sempre di più persone raccolgano i gattini e li portino a far curare, che non li abbandonino, perché mi è capitato di una colonia che non me li hanno portati subito e 3 gatti hanno perso quasi tutti gli occhi. Quindi non che non si possa vivere, anzi i gatti vivono benissimo anche ciechi, si adattano all'ambiente, però devono essere più protetti, bisogna stare attenti a non farli uscire e è una cura maggiore, ecco, per cui sono più difficile trovare delle persone che si rendano disponibili a tenere i gatti ciechi. Quindi attenzione, quando troviamo un gattino con questo tipo di problema va subito portato dal veterinario e gestita la congiuntivite, perché sennò si perde l'occhio. Spero di esservi stata come al solito utile. Se avete domande sono a vostra disposizione, Micio Gatto è sempre qua, sempre pronto, qualsiasi domanda noi cerchiamo di rispondere. Saluti a tutti i vostri gatti e un miau di saluto a tutti. Io ringrazio molto Beatrice Martinelli per le sue spiegazioni. Ti ricordo ancora una volta di iscriverti al canale YouTube di Micio Gatto, perché saranno numerosi i video sulla salute e il benessere del gatto che faremo. Un saluto a tutti voi e ciao amici gatti e amiche gatte!